E se Higina avesse ragione? Questo video raccoglie gli ultimi 21 minuti di un'intervista realizzata nel 1995 nel laboratorio di Pierluigi Higina a Imola. In questa rara testimonianza, Higina risponde in modo diretto e appassionato ad alcune domande fondamentali sulla sua ricerca e sulla visione scientifico-naturale che lo ha guidato per tutta la vita. Pierluigi spiega che le sue macchine lavorano in sintonia con le frequenze della natura e del Sole, considerato da lui la fonte primaria della vita. Descrive come, secondo le sue scoperte, le cellule del corpo umano siano influenzate dal ritmo cielo-terra e come alterare o riequilibrare queste frequenze possa incidere sulla salute e sulla materia stessa. Racconta anche che, nonostante abbia cercato per anni un confronto con la scienza ufficiale, nessuno ha mai voluto realmente approfondire le sue teorie. Il suo intento non era ottenere fama o denaro, ma offrire all'umanità una conoscenza capace di fare del bene. Ascoltiamo cosa dice direttamente dalla sua voce e guardiamo insieme il video di seguito. Volevo chiederle, ho letto un passaggio di una sua intervista dove diceva che voi eravate giunti alla conclusione che nello spazio e nel tempo esistono più. Che cosa intendeva con questa affermazione? Se me la può spiegare? Io non credo a niente. Cioè? Non possiamo sapere le cose se prima non le vediamo. Quindi non si può dedurre una cosa senza conoscerla. Bisogna prima conoscerla, poi dedurla. Ma lei crede che il tempo e lo spazio esistano comunque? Il tempo e lo spazio per me non esiste, perché il tempo e lo spazio noi lo procuriamo con delle apparecchiature. Quindi il tempo e lo spazio viene eliminato completamente quando non c'è più nessun ostacolo davanti che crea l'impedimento della trasmissione. Quindi, per esempio, i pensieri sono rapidi, non esiste né tempo né spazio. E i campi magnetici, i ritmi magnetici, non c'è il tempo né spazio. Mentre la radio, televisione, tutto quello c'è il tempo e spazio, quindi non possono avere le comunicazioni immediate. E cosa ne pensa della scoperta del top quark? Ne avevamo parlato prima, però volevo che me ne parlasse ancora. Sono invenzioni di scienziati per me, perché non esiste nella madre natura il quark e qui e tutte queste cose qui. Adesso ho messo anche i nomi delle donne perché non ce n'hanno più da mettere, quindi per me sono tutte... Cioè, non è l'atomo più piccolo della materia, secondo lei? Non esiste la cosa più piccola perché è una misurazione. La scienza ufficiale vuole dividere le particelle piccole per creare una conoscenza. Non può nemmeno in assoluto avere la conoscenza perché il complesso non è assolutamente divisibile. Specialmente quello che dopo i scienziati, perché i scienziati non sono ancora nella conoscenza che il campo magnetico è una materia, non è un'energia. Loro credono che sia energia, lo adoperano per distruggere, per spaccare e dividere la materia. Invece materia con materia producono la stessa materia che è completamente deformata su quello normale. E quindi è un valore che non ha nessun valore nel senso dello studio sulla scienza di madre natura, sull'uomo, perché vede l'uomo ha una proprietà sua, crede che con la chimica può distruggere tutto. Madre natura non conosce cos'è la chimica, non sa neanche che cos'è la chimica, ma ha una grande forza, un'enorme forza, la trasformazione della materia, la quale può trasformare in 50.000 parti
ed avere la possibilità di avere i risultati senza danneggiare le cellule e le poi le decomposizione delle cellule. Invece l'uomo distrugge le cellule con la chimica. Quindi se voi andate a vedere una foglia non verrà mai distrutta, verrà trasformata da verde in secco, da secco in più secco ancora, fino a quando si trasforma in cose più piccole, sempre più piccole, fino a quando si viene alla polvere, dalla polvere si viene all'energia e via dicendo. Invece l'uomo fa il contrario, ma lo deve fare il contrario, perché siamo sotto una riflessione, non ha ancora capito che questa riflessione è la, diciamo, il trucco che il sole fa e che nessuno ancora è riuscito a conoscere. Noi siamo riusciti a conoscerlo per il fatto che tramite l'aiuto di Marconi e poi l'aiuto di stare molto a osservare quello che fa Madre Natura, crea su di noi la conoscenza, la vera conoscenza di Madre Natura. E quindi in questo senso non esiste un continuum del tempo, spazio-tempo, non esiste un progresso del tempo, siamo fermi noi. Lo facciamo. Siamo noi che facciamo il rispetto allo spazio, perché per permettere, per esempio, una trasmissione, posso trasmettere a lei, il pensiero mio è immediato sul suo, e il suo è immediato sul mio, quindi non esiste tempo né spazio. Mentre l'uomo, adoperando il materiale, diciamo creato, non creato, costruito dall'uomo, allora produce il tempo e lo spazio. Infatti notiamo che la radio è una diciamo, composizione del campo magnetico che perturba l'etere, mentre conoscendo l'etere come noi conosciamo l'etere possiamo eliminare la perturbazione, il tempo e lo spazio e arrivare immediatamente alle comunicazioni rapide. Infatti Madre Natura si nota benissimo nei tramonti, nelle basi del sole, che non c'è il tempo e lo spazio immediato, però dopo i colori, che i colori sono dei ritmi. Allora mettendo i ritmi con in mezzo i ritmi con i ritmi, allora viene fuori la conoscenza della mancanza del tempo e dello spazio. Ma prima di arrivare a questo, credo che gli scienziati devono ancora tanto lavorare, perché sono fuori di strada. Con la radio, come diceva Guglielmo Marconi mi diceva: ho fatto il più grande sbaglio nella mia vita di adoperare i campi magnetici per trasmettere di comunicazione, mentre io adesso conosco molto bene, ma molto bene il ritmo diciamo, del campo magnetico della natura, la quale ha la possibilità di eliminare completamente il campo magnetico elettrico costituito dagli uomini per adoperare quello di Madre Natura, che è il ritmo Sole-Terra e che elimina completamente la distanza e il tempo che noi dobbiamo produrre per dare le comunicazioni agli altri. Infatti adesso siamo in contatto con i pianeti e possiamo avere relazioni immediate tra un pianeta e l'altro tramite la conoscenza del ritmo solare terrestre, che è la vera comunicazione del nostro pianeta e degli altri pianeti messi su. Ma e quindi lei crede in Dio? Io credo a una persona sola, per me. Io credo a Dio perché sono religioso e credo in Dio, che è un essere superiore c'è, però non è un uomo, è una donna, non una femmina. Perché, o no, sul nostro pianeta, perché sul nostro pianeta abbiamo constatato un caso molto molto importante,
che madre natura produce i semi per produrre la materia. Quindi se madre natura produce i semi è una femmina. Infatti non esiste sul nostro pianeta un maschio, esiste solo semi, femmine. E allora io penso che chi comanda sul nostro pianeta e su altri pianeti, almeno credo, sia una femmina. Perché la femmina, da quello che noi abbiamo studiato rispetto al maschio, la femmina ha due campi magnetici, quello uguale al maschio più quella produzione della materia. Allora la produzione della materia è il principio della femmina, per forza per amore deve avere un maschio per produrre poi la femmina, è il seme della femmina. Infatti ci sono gli alberi selvatici e quelli hanno bisogno di avere il seme maschio per produrre il seme per la riproduzione. La riproduzione è dovuta semplicemente al contatto del campo magnetico solare terrestre. Difatti il seme di qualsiasi albero, di qualsiasi materia, anche solida, liquida, ci deve essere il seme. Il seme è quello che crea la materia e il seme lo fa madre natura. E quindi madre natura, ecco perché io dico che madre natura, io la chiamo madre natura la regina dell'universo. Che poi ci sono i capi, Dio, Gesù, Giuseppe, Maria, ma ad ogni modo quello che io e loro, qualcuno può stare nei miei piccoli studi, è quello che tutto ciò che noi viviamo qui è mio. Il seme non può crescere se non è già alla composizione, e allora il seme. Difatti sono i miei collaboratori che dicono così, che per far crescere, come dice la religione sbagliata, interpretato sbagliato, che il seme bisogna marcire per farlo crescere. È uno sbaglio enorme. Il seme deve svilupparsi e quindi deve trasformarsi il seme da piccolo in grande, riempendo dentro continuamente energia solare terrestre. Infatti io prendo qualsiasi sostanza che esiste sul nostro pianeta e lo metto tra il ritmo Sole e Terra, me la cresce. Basta vedere se. Ma la natura, oltre a produrre la materia, produce anche il seme. E questo non lo sappiamo ancora come produce. So che c'è le composizioni, però noi abbiamo fatto delle composizioni ritmiche solari e terrestri e siamo riusciti a ricavare dei semi non conosciuti che corrispondevano molto a delle materie che si sul pianeta. Ecco perché noi possiamo, ecco perché Guglielmo Marconi non ha voluto assolutamente che io continuassi gli studi sul ritmo polare nel campo magnetico solare e terrestre, cioè la separazione dei grandi monopoli, cosiddetti monopoli, perché il monopoli può creare lo scioglimento della materia e la ricostruzione della materia. Allora c'è il pericolo che la colla magnetica, come lui lo chiamava, colla magnetica, che è il complesso delle due energie messe assieme, che messe assieme producono continuamente, in continuazione, la materia. Queste due energie si viene a elevare il distacco, l'attrazione che sia in distacco, la materia si scioglie. Detto liquido, gasosa o polvere. E questa è l'arma più pericolosa che potrebbe esistere sul nostro pianeta se lo vengono operati. E quindi E quindi lei si sente
In piena armonia con madre natura. Se io sono in piena armonia, ma altro io non faccio più niente. Perché sono un uomo che non valgo per nulla, perché tu la mandi in natura, dandomi queste conoscenze, io ci vado dietro. Carrellino, che ci vado dietro. E probabilmente, anche se io mi meraviglio delle cose che avvengono, è una cosa naturale, mentre l'uomo crede che siano delle cose straordinarie, che per me è una cosa naturalissima. Però io dico una cosa, una mia domanda personale in me stesso: che cosa serve queste conoscenze? A me mi fa piacere perché mi sento quasi un Dio rispetto alla terra, non di potenza ma di conoscenza. Ma se nessuno lo vuol capire, io tra poco ne vado sotto, e forse per amore me ne vado sotto, e allora cosa serve questa conoscenza? Forse facendo quello che state facendo adesso, può darsi che dia il beneficio a voi altri futuri. Perché io penso che un giorno non esisterà più la morte. Sì, mi diceva prima che... C'è la trasformazione delle cellule. È che quell'apparecchietto lì che trasforma le cellule, io credo che sia un principio della mancanza di morte, di trasformazione ma la mancanza di morte. Era scomparire la morte. Perché c'è la trasformazione, io penso che noi, mentre adesso, quello che penso io, Sì. che adesso noi andiamo dentro in un calderone, mescolato dentro tutto quanto siete, la madre natura fa cadere i semi, cadendo i semi dentro si può essere di buono, cattivo, assassino, eccetera, tutte le qualità. A seconda delle qualità che questo seme ha, viene sviluppato il nostro pianeta. Quindi se è buono, se è cattivo. Ecco che la goccia, io per esempio penso che io sono caduto con la goccia di avere la possibilità di conoscere questi fatti che Madre non ho fatto conoscere, però quello serve. E io sono sempre quella persona che non do importanza più a nulla e accetto tutte le cose che vengono. Però ho capito una cosa, che noi viviamo dentro un campo magnetico e se non c'è un negativo non si può avere un positivo. Se c'è un positivo non si può avere un, se no altrimenti si parte e la materia compare. Ecco che certe volte io bisticcio con mia moglie, certe volte, per avere un negativo per creare un positivo. Si volte mia moglie, quando siete venuti voi, ecco giornalista, qui là, basta, voglio finire, qui là, eccetera. Questo a me mi ha fatto piacere, perché con questo negativo forte siete venuti voi qua, a fare un positivo, perché per me è un positivo. E poi servo o non servo, questo no. Ma nella sua vengono qui delle persone che dico cosa vengono a fare che non capiscono niente. Invece queste persone capiscono tutto, ma la natura l'hanno mandati lì e non sono scienziati, non sono nulla. Invece purtroppo i scienziati sono, ogni giorno sono a terra. Perché hanno preso la via sbagliata. E lì in quella parte di Marconi c'è le due diramazioni. Scienziati che si fermano nel computer e dall'altra parte invece Marconi che continua perché elimina il tempo e spazio, la radio nel collassa. Ma la vita è fatta così, bisogna prenderla come viene. Benissimo. Conoscere le cose e non conoscono, per esempio, la forza di gravità, quello che spiegò prima, la forza di gravità,
che è importantissimo, ma molto importante. Non lo conosco. Non è che la mela è girata così per lui. La forza di gravità è dovuta solo e esclusivamente al Sole, il quale entra nel nostro pianeta e quando viene fuori butta fuori sul Sole. Ecco la forza di gravità, è quella. Di vai 100 volte io volo, perché mi carico di energia negativa e allora negativa con negativa magari se no scappa. Gli fai per una volta sono andato per la stazione, accompagnare la mia collaboratrice 2 di notte e i carabinieri, quando mi sono uscito dalla stazione qui fuori, mi ha fermato il capitano dei carabinieri e mi ha detto: ma lei da dove viene? No, i carabinieri sono. E allora dico alla stazione: ma no, ma è uscito dall'altro lei. Ma dice: ma lei basta, io attraversavo una via e io ero verso l'altro. Allora il capitano dei carabinieri si è fermato e gli ha detto: cosa vorrete China? Ma io ho visto China scendere dall'alto. Ma con i China si vede altro che questo, dice, lasciatelo qua in pace. Ero carico di energia negativa e quindi io ho attraversato la strada sollevandosi e gli sentivo senza corda. E difatti adesso mi hanno avvertito i miei collaboratori che quando io vado fuori di sera mi devo scaricare perché delle lampade della luce che mi proiettano fa scomparire la mia passione e io me la do perché mi disintegro così dicono loro perché io non mi sono mai accorto e quindi ho molte, in poche parole sono queste: io sono schiavo completamente di madre natura. Ecco perché io sono della Lega. Se ne frega. Ok, dicevi l'inquadratura? C'è scritto cadmio su. Ma no, sono quelle di cadmio. Sì, mi fa sì. Ecco. Ecco perché noi riusciamo a fare esperimenti che poi ammazzano il tuo.